Salve a tutti, eccoci qua finalmente anche stasera con la seconda diretta di vlog Una serata con, e questa sera lo vedete qui, eccolo qui, lo vedete qui vicino a me, Mario Aceto, Sergeant Essig. Allora, Sergeant Essig è con noi per parlarci di una cosa di cui finora avete sentito parlare molto poco su Vlog, che è un po' il convitato di pietra di Vlog, che è Advanced Squad Leader, ASL, che non è la ASL, ma è l'azienda sanitaria locale, ma è Advanced Squad Leader, il re indiscusso, incontrastato dei grandi wargame tattici dedicati alla seconda guerra mondiale in particolare. Ecco, cominciamo un pochino, vediamo già i nostri primi amici che stanno arrivando. Salutiamo Alessandro Zin, ma sappiamo che abbiamo altri, abbiamo vari che stanno arrivando. Allora, parliamo di ASL, intanto perché il convitato di pietra un po', insomma, non ne parliamo qua sul vlog, perché è veramente una sigla fondamentale nel mondo dei wargame, un sistema fondamentale nel mondo dei wargame che io rispetto tantissimo, ma che da quando esiste, per il quale è un po' una specie di piccolo timore reverenziale. Allora, vediamo un pochino stasera se riusciamo un pochino a superare questo timore reverenziale che abbiamo per questo grande, fantastico sistema. Intanto, che cos'è ASL? Advanced Squad Leader, abbiamo detto, il grande wargame tattico, nato nel 77. Mario, se dico delle cavolate, subito interrompimi, ok? Squad Leader 75, Ecco, vedi, subito comincio, 70, e io mi baso su Board Geek che dice delle cavolate, quindi e Advanced Squad Leader 10 anni dopo. 85, quello lo sapevo. Allora, 75 John Hill, ok, primo autore, e poi subito ha un grande successo, e poi risistemazione, tutto per Avalon Hill, risistemazione generale del sistema con i vari moduli che erano usciti, varie regole un pochino sparsi, da parte di Don Greenwood con Advanced Squad Leader, che appunto acquisisce un po' la formula che conosciamo quest'oggi. Questa sera, per aiutarmi a parlarne, perché ripeto, è un sistema che io un po' conosco, rispetto, eccetera, però ovviamente del quale, lo ammetto, non sono assolutamente un esperto, non sono assolutamente un conoscitore approfondito. Ho chiamato qui un amico, un esperto, un conoscitore approfondito che tutti nel mondo di SL conoscono, che è Mario Aceto, e Sergeant Essig, eccolo qua, vicino a noi, e Ciao a tutti, Mario, ciao. eccolo qua, Mario che fra l'altro che di hobby non è solo wargamer ma anche un po' un artigiano, fa delle torri lanciadadi bellissime che tutti quanti ammiriamo, però non è soltanto, guarda, abbiamo altri, Roberto Alesse, Mio Rolando, Giorgio maestro. Paria, Enrico Acerbi, cioè Enrico, ti voglio una prossima puntata, non mi trovare scuse perché ti voglio. Giorgio Periani, Marta Sternai, Marfac 70, che non so se forse lo conosci, no? No. Comunque sì, Un po'. un benvenuto a tutti. E dicevamo, allora, Mario Aceto è qui con noi, grande conoscitore, grande esperto di questo vero e proprio mondo che è Advanced Squad Leader. Advanced Squad Leader che noi troviamo in ogni convention, oggettivamente, perché in ogni convention di wargame c'è il gruppo dei wargame e poi c'è sempre quei 2 o 3 tavoli, alle volte un pochino da parte, diciamocelo, di gente che si mette là, vedi, con queste mappe stranamente piccole, perché uno si immaginerebbe chissà che mappone, eccetera, invece tendenzialmente sono piccole, con queste pile di counter, di segnalini che li spostano, che vanno lì a vedere con questi quadernoni di roba. Allora Mario, io proprio comincio subito con te. Io ti chiedo, allora, avvicinarsi a questo coso che è un Moloch, perché se io vado a comprarmi Advanced Squad Leader mi arriva un fascicolone di roba così con decine e decine e decine di pagine di regole. Allora, tu tieni conto che io domani vengo da te e ti dico, caro Mario, io voglio fare questa follia, voglio provare questa roba che si chiama ASL, perché non stato sentito parlare, mi voglio togliere lo sfizio.
Da dove cominciamo? Da dove si può cominciare per avvicinarsi a questo mondo? Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito per questa sera di chiacchiere, mi fa molto piacere. Dopodiché, se tu vuoi iniziare a giocare ad SL, innanzitutto ti chiedo, sei sicuro? Come faccio sempre nell'open ground, che è il nostro forum, dico, sei sicuro? Sembra Perché poi il guarda che maratoneta, no? Il dentista del si crea maratoneta. dipendenza, che crea Ecco. dipendenza, nel senso che una volta che una persona è appassionato, purtroppo, per fortuna SL veramente assorbe tanto del nostro tempo libero, quindi per un po' di tempo giocherai solo a questo. Sì. A parte questo warning, innanzitutto ASL ha lo starter kit, quindi ti direi, guarda, ascoltami, compra oppure fai qualche scenario con me con le regole dello starter kit. Lo starter kit è una scatola con solo regole di fanteria, con un prezzo assolutamente ridicolo, considerando i prezzi medi che hanno oggi i giochi da tavolo, Sì. quindi parliamo di circa 25 euro. Siamo già, penso, alla quarta o alla quinta ristampa, quindi è nato nel 2004 o 2005, adesso mi Per sfugge. Multiman Publishing, che adesso sta gestendo il marchio, diciamo, cioè perché ha Esattamente, comprato i diritti da esattamente. Avalon Hill Ha e quindi sta comprato i diritti a gestendo, Ono Hill e quindi e sta Partito Corso gestendo li ha lei il comprati, marchio. Va penso nel bene. 2001-2002, una cosa del genere. E qui ci sono le regole per la fanteria, le armi di supporto, quindi Ok. diciamo 15-16 pagine di regole, non di più, togliendo gli esempi e le foto che sono comunque molto chiari, arrivi a una decina di pagine che sono oggi come oggi nel Vabbè. wargame accettabili. Lo standard, diciamo, lo Lo standard. standard. Dopodiché un tutor, quindi una persona Ecco. che ti aiuti, perché due nuovi giocatori generalmente fanno parecchi errori e allungano non solo la curva di apprendimento, ma anche, grazie a una quantità di errori che faranno, il momento in cui troveranno veramente divertente giocare uno scenario in SL. Ok. Questo tutto dove si può trovare, dirai tu. Allora, innanzitutto abbiamo forum, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un gruppo Facebook Tutto in collegati, italiano, tutto in tutto in italiano, italiano. Qui parlo tutto di in ASL italiano. Parliamo di Italia, comunità italiana, che comunità italiana. questo è importante per molti. Saluto Com- Paolo Cariolato che è appena Perfetto, devo stare arrivato. attento a quello che dico perché uno dei maestri, ce ne Anche Andrea sono tre qua. Mervolucci, per Ecco, Giorgio Jacoputo, e tutti. Paolo Cariolato, eccetera, e altri due o tre che hai citato sono i veri guru di questo gioco. Io sono Vabbè, un infiltrato, diciamo. dai. Comunque, detto questo, abbiamo le pagine e il gruppo, come ti ho detto, più tre gruppi WhatsApp Ok. che sono due di regole, uno full e uno starter kit, dove a tempo zero un giocatore fa una domanda e gli arriva la risposta dai 3-4 esperti che ci sono, Sì. e un altro invece gruppo vario dove si parla di tutto quello che attiene ad essere. Ok. Soprattutto, se non potessi essere io da te o tu da me, ti direi scaricati il VASL attraverso il sistema Vassal e giochiamo assieme online qualche ABC per iniziare, e con 3-4 scenari, quindi diciamo con un po' di spiegazioni, una dozzina di serate, riesci a capire se è un gioco che gradisci, un po' come gira, come va, come non va, se mi piace, se non ti piace, e quindi il tunnel come è fatto, insomma. Io ringrazio subito Rolando, che poi introduce un argomento di cui parleremo, che è quello della community di ASL, che è una cosa molto importante. Certo. La comunità ASL è fantastica, trovi subito qualcuno che ti aiuta, ti insegna e vai con il divertimento. Di questo ne parleremo a breve, del discorso community, che è un pezzo fondamentale molto particolare di ASL. Tu mi stai dicendo praticamente c'è lo starter kit, poi però uno può piano piano lo starter kit lo prende, lo coinvolge e passi al full. Diciamo che può essere un apprendimento modulare. Ora a me questo fa venire in mente un altro sistema che a me piace tantissimo, che è Panzer di GMT, erede di 88 della Yakinto, eccetera, che tu vedi c'è un manualone di 80 pagine, dice ma che mi devo studiare 80 pagine? No, assolutamente no, c'hai prima una cosa basica molto semplice, poi dopo un regolamento avanzato
e poi dopo delle regole opzionali che sono tanti moduletti che le attivi o non le attivi a seconda di quello che ti certo. può interessare. ASL mi pare un pochino funzioni così, diciamo, poi Sì, si basa sullo scenario, che cosa uso lo no, scenario, essendo sì, un soprattutto, tattico. cioè, soprattutto gli starter kit hanno 4 step, quindi c'è il primo, il secondo, terzo e il Mhm. quarto starter kit. Ok, Di conseguenza una persona può decidere, dopo aver fatto solo fanteria, di introdurre i cannoni ecco. con il secondo, di introdurre i mezzi con il terzo, oppure di arrivare col quarto che ha il teatro del Pacifico con Mhm. qualche regola in più, che è il Però passaggio, diciamo, sì, che è il passaggio naturale al full, ma voglio dire, dopo che hai fatto i primi due, capisci bene se è il caso di investire nel mhm, full, quindi manuale e prima scatola, cioè Beyond Valor, oppure se fermarti anche allo starter kit, perché si sta sviluppando come un gioco a sé stante, lo con un starter suo kit. pubblico, lo starter kit, esatto, con un Un suo po'. pubblico. Un pochino come succede col Simple Battle of History, Great Battles of Bravissimo, History. bravissimo, che io Mi fa adoro, venire in va mente bene, una bravissimo. roba del genere. Anche perché il grosso salto, questo lo so, è diciamo quando tu introduci i veicoli, perché è lì che cominci a introdurre un po' un Sì, carico di regole soprattutto più pesante. Eh. soprattutto la parte fog of war, cioè la parte Mm, concealment, unità nascoste e quant'altro. le I hidden unit, veicoli, eccetera. esatto, i veicoli in sé per sé non hanno un grosso Mm. volume di regole, diciamo che hanno una connessione con le fanterie, tale per cui Le, una volta che fai i veicoli hai il panorama completo della. Sì, hai il hai, salto di qualità, hai le hai il salto di qualità. interazioni, i fuochi di Esatto, esatto. copertura, le coperture dietro i veicoli, i Tutto tank quello che possono fare i riders, veicoli. i tanco desantichi sovietici che sono il mio mito Sì, personale, un di sacco di tutto, cose, un sacco di cose. hai di tutto veramente. E ok, che poi tra l'altro poi appunto parliamo dell'approccio modulare, ricordiamo, l'abbiamo detto all'inizio, lo stesso Advanced Squad Leader nasce come una risistemazione della prima massa di regole di Squad Leader originario Certamente. del 75, che appunto era un po' una risistemazione, perché aveva poi cominciato a mettere moduli, roba varia, regole sparse un po' ovunque. Non so, forse nel 75, io ancora non c'ero, nel 75 se magari è stato un successo un po' quasi inaspettato, perché effettivamente questo fenomeno Squad Leader viene un po' fuori. Però volevo anche focalizzarmi su un'altra cosa, su un altro aspetto che spesso mi viene chiesto quando io faccio una recensione di un gioco, se c'è questa modalità, proprio per avvicinarsi, per aiutare questo avvicinamento ad ASL graduale, progressivo e anche questa grande modernità di ASL, perché noi stiamo parlando di un gioco, uno dice 85, boh, è un gioco vecchio, c'ha quasi 40 anni, è un gioco vecchio, un cavolo, perché aiutami, c'ha una produzione continua di roba nuova ASL. Allora, attualmente, sicuramente qualcuno che sta sentendo mi correggerà, gli Eh, scenari fatti fino adesso sono circa 7.000 scenari, ok, occhio e croce, ok, ok. che ci lavorano costantemente ancora oggi. Oltre all'MMP ci sono almeno altre 3 aziende. Ecco, Paolo Cariolato ci nota che sono state vendute 500.000 di copie di Squad Leader, Io ho avuto fuori sti ma dati, 500.000 di numeri copie pazzeschi, vendute numeri di pazzeschi. Squad Leader. Esatto, ci Scusami, è sono. cosa familiare, saluto papà che ci sta seguendo, che lui ha sempre avuto dei Certo. problemi con Squad Leader, È ce un, l'abbiamo, è- la scatola è di un Squad Leader onore, originale ce l'abbiamo, è in collezione, l'ho vista. è un Poi vabbè. onore, è un onore. Avere tuo padre che ascolta è un onore. E quindi dicevo, ci sono almeno 3 aziende che producono Sì. in maniera costante e continua, ovviamente la MMP, poi io parlo in scala per amore personale, quindi MMP, la Bounding Fire, che nasce dalla Hit of Battle e fanno delle cose meravigliose, con anche dei moduli con Mhm. libricini sostanziosi, con articoli meravigliosi, e poi la Critical Hit che fanno cose a volte discutibili, belle o meno Vabbè. belle, però comunque tante cose. Poi i francesi della Frontier, Ma anche c'è loro. fermento, ci sono fermento di diverse ditte, Sì, 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 cioè. assolutamente. Più fanzine in PDF, con Mm. abbonamenti veramente ridicoli, con cose, pubblicazioni gratuite, Banzai, View from the Trench, Dispatch from the Bunker, sono tutti. Cioè, se eh, io,
scusami, se io mi avvicino al mondo ASL vengo inondato di roba praticamente, Sì, cioè, praticamente sì. Praticamente quasi come dico troppo. io, Cioè. c'è una letteratura dove vengono pubblicati Eh, degli articoli con interpretazioni da parte di uno, dell'altro giocatore. È veramente un mondo pazzesco. Per quello che dico crea dipendenza, perché solo cominciare a leggere mhm, tutti che so, i dispatch from the bank pubblicati fino ad oggi, appena fatto il numero 50, dove sì. pubblicano scenari con articoli allegati di analisi dello scenario e altre cose. Nell'ultimo, fra l'altro, c'è una bellissima guida di Carlo Gheira su come iniziare Advanced Squad Leader, quindi veramente C'è bello. questa tensione di tutto il mondo di Advanced Scodire di dire ragazzi non è così complicato, tutti ci si possono buttare dentro, cioè io la vedo perché l'immagine spesso che si ha dell'hustler cosiddetto è uno che sta chiuso nel suo angoletto, mentre invece io più ho conosciuto te e anche altri hustler e più mi sono accorto che nella stragrande maggioranza dei casi, cioè c'è un tentativo cioè, c'è una pulsione continua di portare gente nuova a scoprire questo mondo, a condividere. Cioè, è un mondo molto più aperto di quello che alle volte anche noi stessi wargamer pensiamo. Poi, per carità, Allora, ci sono tutte le personalità, poi tu mi certo, dirai, per carità, però io sto vedendo almeno a livello delle pubblicazioni, ecco. Cioè, io giudico un po' da sì. fuori, io giudico le pubblicazioni che escono fuori, quello che fa MMP, Frank Tirer, tanti altri, e poi anche certi personaggi che li vedo muoversi sui forum e tutto. C'è un tentativo di dire, ragazzi, venite che qua ci si diverte tanto e non è così complicato. Verissimo, verissimo, perché poi la complicazione una se la può andare a cercare, cioè non Mhm. è necessario una volta che hai fatto lo starter kit passi facendo scenari a difficoltà progressiva, che è quello Certo. che mancava al Beyond Valor. Cioè il Beyond Valor, chi fa lo scenario numero uno oggi, cioè Beyond Valor Beyond Valor, che è la ricordiamolo. prima scatola di Advanced Squad Leader. Ok, ok, perfetto. Proprio Russi il e punto tedeschi. zero, il punto Il zero. punto zero. Ok, Quando è nato Avanti Squad Leader c'era il manuale venduto separatamente dalla prima scatola di russi e tedeschi. Lo benissimo. scenario numero uno è quello che io ritengo oggi un suicidio del giocatore, perché è uno dei Ok, scenari più complicati, ha il fumo, agli incendi, al è vento, ai la miseria. finlandesi, ha tutte regole particolari che si possono benissimo evitare. C'è una mole oggi di pubblicazioni Mhm. grazie al quale un giocatore può scegliere gli scenari pur usando il full, ma introducendo pochissime regole in più dello starter kit e quindi Senti, facendo un passaggio programmato. Senti, ti metto fuori la domanda di Enrico Acerbi, che io credo lui parla di differenza. Guarda, la parola advanced spaventa, le uniche che ho provato ad affrontare furono AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, e ne parleremo anche di Dungeons and Dragons, e la seconda moglie, vabbè, sì, sono dei moduli aggiuntivi complicati, diciamocelo. Che differenze ci sono tra SL e ASL? Forse lui intende un po' lo starter kit, perché non so, effettivamente questa cosa però c'ha ragione, questa cosa dello squad leader e advanced squad leader, anche a me all'inizio l'ho affrontata, dicevo, oddio, che cosa significa advanced? Mentre invece forse è più semplice l'advanced squad leader dello squad leader originario un po' incasinato. Dimmi tu, No, sfatiamo allora, un po' sto innanzitutto mito. Advanced perché ha una serie di regole che Mm, lo rendono più profondo e verosimile. ok, Quindi il primo, adesso vado un po' a memoria, il primo errore che c'era in Squad Leader era che quando un'unità di fanteria andava a CX, se non ricordo male, raddoppiava i punti. CX Cioè, significa. scusatemi, quando si metteva a correre la Ok, fanteria, ok, ok, perdonami, lo so, è un perdonami, problema le sigle, sì, lo sì, sì, so. no, quando la fanteria Anche col iniziava mio a lavoro, quando correre, comincio a parlare per sigle, la gente non mi esatto. capisce, lascia perdere. Quando decidevi di far correre la tua fanteria, decisamente raddoppiava la quantità di esagoni che poteva fare. Ok, E praticamente correva ancora più dei veicoli e quindi non bellissimo, andava bene. è una Esatto. cosa. Allora, diciamo che Squad Leader ha messo a posto un po' delle cose che erano un Sì, pochino fuori logica, diciamo, le contraddizioni. e ha introdotto una serie di regole che rendono più approfondito, più ricco, più variegato e variabile il gioco. Mhm. Cioè, possono capitare tantissime cose che in Squad Leader non capitano, che però possono capitare in realtà. Per esempio, con un carro Fammi qualche armato che esempio.
un carro armato che decide di sfondare una casa, Ok. è ragionevole che un carro da 40 tonnellate sfondi una casa Entra in senza problemi. salotto praticamente. Esatto, il problema è che in ASL è prevista la possibilità che questa casa abbia una cantina e tu con le 40 tonnellate finisci in cantina. Uffa, fai un bel buco. È ragionevole, è possibile, perché no? Può capitare. Scusami, non so se tu l'hai visto, mi sto ricordando quella scena meravigliosa di Riccardo III di Ian McKellen quando con il Cromwell buca il coso, la parete ed entra nella cosa dei Lancaster. C'ho dei momenti meravigliosi. Esatto. Quindi voglio dire, questo per farti un esempio. Oppure, Sì. cosa ne so, il momento in cui esiste una regola che si chiama Hit of Battle, dove Ok. se fai un +1 al controllo di morale, la tua squadra si eleva dal punto di vista del morale, della Si carica gasa. adrenalinica, si gasa e possono capitare una serie di cose. Diventare fanatica, creare un eroe che prende un Panzerfaust e fa fuori uno Sherman, insomma una serie di cose che Fantastico. arricchiscono il gioco e danno una varietà pazzesca di possibilità, eccezioni di eccezioni di eccezioni, che non ci sono nello starter kit però. Anche un estremo aspetto narrativo, ripeto, ne parleremo poi. Questa che mi hai detto è quello che succede nei giochi di ruolo quando qualcuno va in berserk, quando uno va in berserk, eccetera. Altri sistemi tipo Combat Commander, mi immagino, quando viene fuori l'eroe, e anche Lock and Load Tactical, c'è la stessa idea, c'è la stessa cosa, che fai un certo combinazione di dadi e puff, ed ti viene fuori l'eroe. Senti, però io ho parlato di modalità particolare che, ripeto, mi chiedono spesso quando io faccio una recensione, ma c'è la modalità solitario di questo gioco, che alle volte rimango, ti ho spiegato un gioco per 8 giocatori e dici mi chiede la modalità solitario, poi spesso c'è la modalità. Allora, al di là del gioco al meglio delle mie possibilità, che quello è la cosa possibile in qualsiasi wargame, anche nei card driven games con il sistema di Stuka Joe eccetera, o bot e contro bot, esistono delle modalità specifiche per il solitario, per chi lo vuole provare in solitario, questo benedetto ASL? Allora, lo starter kit nasce per 2, ma è giocabile anche da solo in quanto non ci sono. Non c'è informazione nascosta, diciamoci. Tranne sui cannoni, però voglio dire. Vabbè. Nel full è stato prodotto, ma attualmente è fuori produzione, si trova solo usato a prezzi abbastanza cari, Lo so. il SASL, cioè il Solitary Advanced Squad Leader, che è un gioco a sé stante, cioè degli sviluppi di regolamento secondo me più belli del full, come il raggio di comando del libero, mai preso in esame dai giochi tattici, che ASL però non c'aveva. Mi permetto di citare che in questi giorni ho preso possesso delle regole che sono free, che sono date liberamente da un giocatore di ASL italiano che si chiama Andrea Fantozzi, che sta sviluppando un modo per giocare ad ASL ambo le parti, cioè giochi una fazione, poi giri il tavolo e ti metti a giocare l'altra, con una serie di regole che sembra stiano funzionando in maniera interessante. È un sistema è una rivoluzione anche questa. Interessante. Quindi, diciamo perché ti spiego, io ce l'ho qui veramente per caso, altri sistemi hanno fatto per esempio robe così, vedi? Questo National Statuary, solo Assistant, eccolo qua, lo facciamo vedere. Certo. Che addirittura utilizza carte e robe varie, che poi in realtà questo è un'evoluzione di un sistema, se non mi sbaglio, che era stato utilizzato per Conflict of Heroes, che utilizza carte eccetera. Quindi il modulo solo di ASL c'ha qualcosa del genere? Come funziona il modulo solo? Per qualcuno che abbia la fortuna di trovarlo in un mercatino a 20 euro e perché lo deve prendere di corsa? Il modulo solo di ASL ha delle tabelle di reazione per ogni tipo di esercito che tu vuoi incontrare, quindi puoi fare il tedesco contro o americani o russi o inglesi, puoi fare l'italiano contro gli jugoslavi o i greci, per esempio, e ogni esercito ha delle sue attività a modo di reazione e anche
di determinati, diciamo così, mezzi che appaiono al fronte. Quindi c'è uno studio storico È approfondito. caratterizzato per nazione, questo è molto interessante. Sì, sì, su Ecco, delle perché infatti il sistema solo questo qua sotto che ho fatto vedere adesso, che oggettivamente ce l'ho sotto i piedi, qua nel mobiletto del computer, non ha questa cosa. Questo è interessante, quindi è effettivamente caratterizzato per è nazione. molto, molto, come tu avevi accennato, GDR, è molto gioco di È ruolo. molto GDR. Mi fa un pochino Ambush, mi ricorda un pochino l'Ambush, come non come meccaniche, però come concezione della tabella, il tiro. Sì, salta fuori. Sì. Mi ricorda un pochino. Saluto Associazione San Marinesi Giochi Storici che è entrata adesso nel canale. Ciao a tutti. Mitico, Ceccoli, veramente. Poi vabbè, stiamo parlando di persone anche che hanno dato veramente molto al nostro settore, e io adesso invece ti vado a parlare di una cosa che ho messo carolato, correggo, 8448 scenari, perché l'Hustler tipico si mette lì a contarli questi benedetti scenari. L'Hustler è preciso, dai, basta vedere come sistemate i counter, ragazzi. Poi dicono a me che c'ho pazienza. Sì, io c'ho pazienza perché poi me li clippo tutto, ma io ho visto gente che si è clippata tutti quanti i counter di ASL dei vari moduli, che credo che viva la sera, ogni sera a clipparli come un disperato. Io quando ho scoperto questa cosa di clippare i counter 2006 sono stato 6 ore, scusatemi, 6 mesi, 3 ore tutte le sera, e la signora che forse mi ascolta ha detto quando ho finito: c'è uno strano silenzio in casa stasera. L'ho fatto per 6 mesi di fila. Stai clippando. Che poi uno si pensa, sai le scene del giorno più lungo, le cicale dei paracadutisti americani, no? Clic clic clac clac, esatto, noi siamo ormai è terapeutico, sì, assolutamente. Quando apro una scatola di un wargame e c'è già i counter stondati, no, ma io non riesco più a giocarli senza, se no. Senti, allora andiamo avanti. Allora abbiamo detto 8448 scenari. Tu prima, io volevo dirvi, prima di questa diretta, poi io con Mario abbiamo un po' parlato. Allora lui mi ha sfoderato un pochino di dati, in particolare dati su quello che è Vassal. Adesso ne parliamo di Vassal. Allora, su Vassal, solo nell'ultimo mese, ok, c'è la pandemia di mezzo che ovviamente ha un po' sfasato le tendenze, però nell'ultimo mese mi hai dato 47.000 partite. Okay. Sì, giocate via Vassal negli ultimi 30 giorni, sì. Ok, ASL è stato il 16% del volume complessivo di Vassal, corretto? Sì, più giocato di tutti, sì, esatto. Più giocato in assoluto. Subito dopo di lui abbiamo X-Wing al 5%, sì. ASL 16, X-Wing 5%. Parlando di Wargame. Parlando di Wargame. C'era anche Warhammer, anche lui più o meno quella. Sì, 40.000 perché c'ha un sito su apposito, UHK Engine, il Vassal, un Vassal apposito, però comunque sia, rimaniamo in ambito Wargame. X-Wing, Wargame, no che Warhammer, per carità, no. non diciamo che Warhammer non è Wargame, perché mi trovo i marini imperiali con i bolter e i plasma in faccia, no, per carità. Siamo morti. Ecco, no, però diciamo rimaniamo nei board Wargame. Ok, X-Wing 5%, Commands and Colors, che è un monumento, Commands and Colors 3%, Combat Commander 1%, eccetera. Tutta sta roba sono dati impressionanti, perché praticamente significa che intanto diciamo una cosa, noi oggi diciamo Vassal, ma nasce come Vasal, è vero? Sì, perché è vera questa cosa. Perché si chiama Vassal questa cosa? Parliamo un pochino del gioco a distanza. Ecco. Era un giocatore di ASL e ha fatto un sistema per giocare online basato su Java, l'ha chiamato VASL, Virtual Advanced Squad Leader, dopodiché ha sviluppato altri moduli e a valanga dal 2002-2003, se non ricordo male. Paolo Cariolato probabilmente subito citerà la data corretta. Siete tremendi, ma perché voi siete abituati con la regola 23.4.7? No, era la 23.4.7.1, mica la punto 2 che se la ricordano tutti, la punto 1. Cito A12.121, tutti scriveranno qual è.
Ok, vabbè, io su questo mi arrendo, sembrano i codici della polizia, no? Abbiamo un C12 in corso, che cazzo è un C12? Scusate, pardon. Vabbè, ok, ci siamo capiti. Allora, diciamo, quindi Vassal nasce in questo, però, allora, quindi grande presenza su quello che è il gioco online, che adesso per motivi buoni e meno buoni purtroppo è tornato moltissimo alla ribalta, però soprattutto ASL è una realtà, l'abbiamo già detto, veramente molto aggregante. Ok, io ho notato ci sono gruppi che al loro interno sono molto coesi. Da fuori un po' i maligni dicono: grazie, perché per studiarsi tutta quella roba tu studi solo quello, sono coesi come sono coesi, non so, i fisici nucleari che parlano di stringhe quantistiche. Secondo me c'è qualcosina in più, nel senso, e questa è la sensazione che io sto avendo, mi parli un pochino del mondo ASL in Italia, ma soprattutto dal vivo, cioè i gruppi reali di persone che si incontrano, che hanno scambi, che hanno proprio al di là di Vassal, adesso un po' meno, però insomma, eh, questo come è il mondo ASL in Italia e perché è così aggregante? Qual è il segreto di questa aggregazione? Oltre al fatto che giocate al gioco più bello del mondo, ok, non lo No, diciamo. questo non lo Ok. dico perché non lo trovo giusto, lo trovo uno dei più complicati del mondo. Vabbè, però perché? Che cos'è? Qual è il segreto di questa aggregazione, questa coesione Allora, interna? innanzitutto, secondo me, come hanno fatto con me e con Mhm. tutti, cioè il giocatore esperto coccola quello nuovo, Ok, perché sa che siamo in pochi quelli che giocano ai giochi da tavolo, pochi quelli che giocano a wargame e ancora meno quelli che fanno le serie. sì, Soprattutto è così difficile trovare un Hasler, o meglio, era così difficile trovare un Hasler che è sempre bene, una volta che c'è una persona che ti chiede un'informazione, tenerlo vicino, coccolarlo, seguirlo fino a che ti dice non è il mio mondo, oppure insegnami qualcosa di nuovo. E se si fa face to face, come si dice, è ancora meglio, perché niente di più bello che chiacchierare del più e del meno mentre si muove una sì. fanteria e si spara con una mitragliatrice. Qui qualcuno dirà, ah, sono guerrafondai. Comunque, No, c'è il momento del racconto, no, questo certo, invece è altro che, no, e questa è una cosa quindi antichissima che si parla dell'eroe, della di Aiace e Telamonio, stiamo da quelle, per quello che mi riguarda siamo da quelle. Scusami, Mario Nadalini infatti diceva che ASL è come la matematica, rimetto subito il commento così lo faccio rivedere a tutti, non ti piace, ti sembra complicato se te lo spiegano male, altrimenti può essere una cosa addirittura poetica. Nel senso, io sono d'accordissimo. tu Questo prima vale per. citavi, tu prima Eh, citavi che gli Hasler sono come i fisici. eh. Mario Nadalini è un fisico. Ecco, appunto, guarda, fa tutto alla perfezione, guarda, Quindi sì, no, è però hai appunto ragione. è matematico, non E dico altro. quindi noi siamo organizzati in varie, Mhm. diciamo così, non sono associazioni, ma gruppi di amici che si trovano, vabbè, vicino a casa mia, Carimate, facciamo 2 volte all'anno, una 3 giorni, Vabbè. per esempio. Mhm. Però Ah, ci bello, bello. sono, a Ferrara c'è un gruppo di giocatori importanti, a Reggio Emilia anche, So adesso che anche qui a Verona, Roma, che anche qui a a Roma Roma sono giochi. sicuramente, tantissimi, anzi Roma e Verona secondo me sono i due punti dove è nato, diciamo, Sì. ASL come coscienza ludica, dopodiché si è mossa un po' da tutte le parti. Adesso ho sentito anche altri a Venezia, Mhm. Mestre e così via, a Torino, quindi Mm. c'è un po' di movimento. Insomma. Poi abbiamo vari giocatori isolati, diciamo che sul gruppo siamo oltre 200 sul gruppo di Facebook e un'ottantina sul gruppo di WhatsApp, quindi voglio dire Sì, una sì, sì, sì. comunità parlando di un solo gioco, secondo me, Quindi mi decorosa. dicevi, mi dicevi esistono proprio dei tutor in realtà, cioè sono delle persone che ci si dedicano a tempo pieno oppure sono dei giocatori che tu sai che ti riguarda, vai da lui, che lui è bravo a spiegarti come funziona un po'. Allora, sicuramente per passaparola ci sono un paio di giocatori che sono meglio di altri a fare il tutor. Uno di questi è sicuramente Roberto Alesse, che probabilmente Mhm.
sta ascoltando, ha spiegato a me cos'era ASL insieme a altri 2 o 3 e quindi lo ritengo eccellente. E poi, bene o male, tutti quelli che hanno un po' più di esperienza, appunto, come hanno fatto con me, anch'io faccio con gli altri, quindi cerco di dare una mano. I nomi sono tantissimi, quindi Fabio Mazzucchelli, Paolo Cariolato stesso, e via così, insomma. Non dimentichiamoci la comunità di San Marino. La comunità di San Marino Ecco, sì, 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 che infatti dicono giustamente no, 4-6 giocatori carità. fissi nel SGS, ma anche di No, più. no, no. San Ma Marino è sicuramente una realtà che fanno una convention a settimana con i loro numeri, insomma, no, loro quindi sono fantastici. San Marino, poi ho visto nulla quando da si dire. riuniscono lì in quel meraviglioso centro commerciale, quelle 2 o 3 volte che sono andato a San Marino, che è fantastico. Bravissimi, bravissimi. Allora, ci saluta la Federazione Italiana Wargame, che salutiamo anche noi, e in particolare questo mi fa venire in mente, abbiamo parlato di Roma, della realtà di Roma adesso si è appena chiusa la Roma Wargame Gathering, che ha avuto una cosa particolare di cui ti volevo parlare. Roma Wargame Gathering ha prodotto un modulo, insomma, da Roma Wargame Gathering l'occasione, un modulo che è diventato ufficiale, tra l'altro, che è in vendita sul sito MMP, Roma Moduli. 2020. Ecco, Sì, esatto, esatto. allora, adesso ti faccio parlare di questo modulo, ma io parlerei di questo modulo rispetto ad una tendenza anche che ho notato, molto particolare, che secondo me è anche un altro dei segreti di questa aggregazione, che i giocatori di ASL tendono ad essere loro stessi dei creatori di contenuti. Tu mi hai citato tutta una serie di realtà sparse un po' per tutto il mondo che sicuramente sono nate da gruppi di giocatori e anche appunto questo modulo Roma 2020 nasce dall'iniziativa di giocatori italiani, eccetera. Allora, mi parli un po' intanto di questo modulo nello specifico e poi di questa tendenza in generale che è molto particolare, che è riconosciuta. Allora, intanto sulla copertina di questo modulo c'è il simbolo della Federazione Italiana Wargame e di ASL Italia, quindi Ok. siamo i primi, grazie alla Federazione Italiana Wargame, che hanno il loro logo in un prodotto dell'MMP, quindi siamo molto contenti. È nato grazie alla Federazione Italiana Wargame, che ha chiesto la collaborazione di tutti i giocatori italiani, hanno, diciamo, particolarmente contribuito San Marino con Gabriele Mazza per la mappa e Paolo Cariolato e Sebastiano Caltabiano per gli scenari. Okay. 2 scenari, altri 2 arrivano da giocatori americani. Quindi è stata una collaborazione, diciamo così, internazionale. Chiaramente loro hanno provato gli scenari fatti da noi italiani, io ho collaborato solo divertendomi, cioè facendo un playtest, non ci ho messo niente di cervello, insomma, l'ho fatto fare agli altri. Un po' di Anche muscoli perché sono più servono bravi. sempre. Anche perché sono più bravi e Dai. niente, ha funzionato, i scenari sono carini, il modulo è piaciuto all'MP, l'ha prodotto senza difficoltà e adesso vedremo cosa nascerà per il futuro, perché una volta che abbiamo il problema non è poi riuscire a fare una roba, è continuare a essere attivi e produttivi, insomma, speriamo di continuare con qualcosa. Io ho un bellissimo ricordo, purtroppo quest'anno non sono riuscito ad esserci, della Roma Working Gathering dell'anno scorso, dove noi avevamo organizzato con mio padre Storia in Movimento, con Sism e tutta quanta la conferenza storica, che è venuta benissimo. Poi se volete se andate a vedere sul canale YouTube di Federazione Italiana Wargame trovate tutta quanta la giornata di studi, che è stata meravigliosa, ma in particolare sempre lì trovate anche in quei filmati anche le interviste a Perry Cook dell'MMP che venne l'anno scorso. Poi per chi vuole anche Pascal Tupi, che è uno dei curatori di Great War Commander, che è l'evoluzione per la prima guerra mondiale. Sì, mi siete mancati anche voi ragazzi, tantissimo. Della prima guerra mondiale, evoluzione Pascal Tupi, Great War Commander, delle evoluzioni di Combat Commander per la prima guerra mondiale, quindi ha avuto effettivamente quest'anno, ovviamente per i motivi che noi tutti sappiamo è stato molto più complicato un po' per tutti, però speriamo bene l'anno prossimo. Però appunto, ecco, allora una cosa che volevo aggiungere riguardo alle dimmi. produzioni italiane, Questo ti volevo chiedere, sì.
Sul solitario avevo già fatto degli accenni che sarà Sì. rivoluzionario come va avanti. Un'altra cosa che gli americani hanno definito come rivoluzionario è un Mm, modulo che ha fatto sempre un italiano che si chiama Brevity, che l'italiano è appunto Sebastiano Caltabiano con mhm. Advanced Fire. È un modulo che per la prima volta accosta il gioco tattico tipico di ASL a una mappa strategica, quindi operazione Brevity, guerra al Nord Africa, italiani e inglesi, molto molto bello, e deserto, quindi regole speciali, già un gioco per un ASLR avanzato, però questa cosa dimostra che a livello internazionale gli italiani si No, che poi comportano gli bene. americani sono sempre così, cioè loro creano questi sistemi meravigliosi che funzionano bene. Peraltro, allora, intendiamoci, ASL, per chi non lo conosce, è un sistema che tu tiri due dadi e con due dadi più o meno fai un universo, perché hai un universo di Assolutamente. possibilità matematiche e statistiche. Se tu vuoi vedere le singole procedure sono veramente stupide. Il problema, insomma, la bellezza anche è che ce n'è a centinaia di queste singole Certo, procedure con i certo. due dadi. Quindi vedi se ti si pianta il carro, se ti si inceppa la mitragliatrice, se hai finito le munizioni, se il tizio carica la baionetta oppure no. Tutto questa, qualsiasi cosa vi potete immaginare in un film di guerra sulla seconda guerra mondiale, in SL c'è e anche Probabilmente di più, capita. perché c'è tanta roba che non vi fanno vedere, ma quella roba non c'è nel film, ma in SL c'è. Poi dopo fanno tutta questa bella cosa, poi arriva l'italiano con due cacchiate che dice oddio, che cosa geniale, cioè perché noi gli inseriamo quell'elemento un Ha po'. fatto uno studio storico Sebastiano No, per questa cosa. attenzione, io dico Meraviglioso, eh. cacchiate a livello di meccanica perché sembrano gli uovi di Colombo, le uova di Colombo, sono delle robe, sono Ha delle rifatto robe. l'ordine di battaglia dell'operazione Brevity a livello di squadra. Parliamone perché poi ovviamente in realtà sembrano semplici, come la cupola dei Brunelleschi, sembra una cavolata, poi valla a Però, fare. certo. Allora, io qui sto vedendo, adesso passiamo un pochino alla parte un pochino più poetica della serata, dai, ce la siamo lasciata un pochino per il finale, perché sto vedendo dei messaggi particolari, Giacomo Fusetti, io adesso lo mando. ASL, punto d'arrivo del wargamer o trampolino di lancio per un mondo migliore, porche miserie. Eterno neofita senza un filo di tempo, aspetto ancora di scoprirlo. Mauro ha provato duro, ma ancora non mi ha clappiato. Sembra No, il cugino di mio padre, che è quello che ha scoperto Pantani, è lo zio Pino, che ha cercato di insegnarmi a andare in bicicletta, non ci è riuscito mai in tutta la vita. Quindi, allora, vabbè, questa è Riccardo, una piccola cosa personale. Riccardo, Giacomo viene da me quasi tutte le settimane per introdurlo io nel Wargame, nello starter kit, e mi ha portato da Eklund, eccetera, eccetera. Quindi io sto Ah beh, piano però è piano, bello, bello scambio, eh. Cioè, indubbiamente, ASL indubbiamente, Eklund, stiamo là, stiamo là. indubbiamente. Oh, poi vabbè, con Eklund ho un conto aperto e tutto il discorso con i Goblin, saluto anche gli amici della Tana dei Goblin che poi sanno perché sto parlando di Eklund. Però ecco, allora, partiamo da questo messaggio di Enrico Acerbi. Che parlavamo di storytelling, forse sono persone che come storytelling, quindi narrazione, diciamo italiana, amano piccole storie e non grandi sistemi. Io trovo molto coeso quel mondo, ma troppo sbilanciato in chi conosce meno le regole. C'è un po' il rischio, forse, di ritrovarsi un po' invischiati, non tanto nelle regole, nella complessità, però che sia un sistema che ti racconta tutto. Io adesso ti cito un'altra frase che tu conosci benissimo, ma lo cito, che è questa. Allora, questo passaggio. Squad Leader, all'epoca non c'era ancora Advanced Squad Leader, comunque Squad Leader è stato un successo per un motivo. Ha fatto del gioco di simulazione ambientato nella seconda guerra mondiale un insieme di storie individuali. Togliete dal gioco i leader, ossia le persone, e tutto diventa una noia mortale. Anche se può sembrare un'affermazione sorprendente, reggetevi forte qui. Il gioco ha molto in comune con Dungeons and Dragons. Questa frase è stata scritta all'inizio degli anni '80 quando stava esplodendo il fenomeno dei giochi di ruolo. In entrambi i giochi le cose tendono ad andare male all'improvviso ed essere sorpresi nel mezzo di una strada dal fuoco di una mitragliatrice non è tanto diverso dall'essere scoperti da un drago mangiauomini. Squad Leader è stato un grande successo perché sotto tutta quella tecnologia da seconda guerra mondiale è un gioco di avventura, un adventure game.
a tutti gli effetti un Dungeons and Dragons nelle strade di Stalingrado. È quello che io chiamo il drago di Stalingrado. Questa frase l'ha detta John Hill, cioè quello che Squad Leader l'ha creato. Ok, allora Enrico ci introduceva una cosa molto importante all'argomento dello storytelling, un sistema nel quale tu valuti se il carro Panther, perché in un anno piuttosto che in un altro ha un tot di probabilità di bloccarsi perché gli si rompe la trasmissione, e il fatto che si pianti in mezzo ad una strada ti crea una storia. Ecco, questo sistema che cos'ha del gioco di ruolo, della narrazione? Allora, innanzitutto il massimo ASL lo dà negli scenari medio-grandi, per non dire le campagne. Ok. Perché, come giustamente citava Enrico, il problema negli scenari piccoli è che un unico tiro di dado può essere molto sbilanciante, quindi in genere gli scenari piccoli si fanno per imparare il gioco, quindi basta. Però ti fa male il tiro e sballa lo scenario, diciamo. Sì, esatto, quindi non ha senso. Chiaramente la conoscenza delle regole è importante, però stiamo parlando di livelli elevati, cioè se io sto iniziando a giocare con un giovane giocatore, tendo anche a fargli capire cosa può fare in quel momento e gli dico: conosci questa regola, conosci quell'altra? Sì, no, guarda che puoi fare questo, questo, questo. Lui impara e io mi diverto di più perché oggi impara e domani giocherà meglio applicando tutte le regole. Quindi quello che dice lui è vero, ma bisogna pensare anche a una curva di apprendimento e di sviluppo nella conoscenza di questo gioco. Per quanto riguarda lo storytelling, oggi giusto giocavo stamattina con Fabio Mazzucchelli, un altro mio maestro, Vassal, e una mia squadra giapponese è andata Berserk, come dici tu giustamente, perché il termine è corretto, Berserk, è quello. È corsa in faccia a un cannone italiano, uno scenario ambientato in Cina il 9 settembre 43. Le famose cose dei giapponesi che attaccano gli italiani dopo l'armistizio, sì. Esattamente, e ha fatto 400 metri di corsa in faccia a questo cannone, morendo distrutta, perché chiaramente il cannone lo ha fatto fuori 2 cannonate, però anche qui è proprio, cioè, questa squadra che abbandona la formazione, abbandona l'ordine del leader, urla e si piazza in avanti. In un viale alberato si infila in faccia al cannone e muore. Anche questa, se vuoi, è un po' romanzata, insomma, però è così. A un certo punto è spuntata dal nulla, era nascosta una mitragliatrice pesante con un leader italiano dal secondo piano e ha quasi falciato 2 o 3 mie squadre che stanno attraversando una piazza. Quindi anche qui sono cose un po', diciamo... Il drago di Stalingrado che sta anche a Nanchino non è un problema, ma stiamo sempre lì, cioè siamo sempre lì. Prendono molto, quindi sì, c'è questa cosa. E uno pensa sempre, se non avessi fatto questo, porca miseria, quell'altro, insomma, c'è molta narrazione. Anche perché, diciamoci, il manuale medio di Advanced Squad Leader è più piccolo del manuale medio di un gioco di ruolo, perché noi tutti diciamo, ma io il manuale medio di un gioco di ruolo, quello Dungeons and Dragons, sono 300 pagine, tranquillo, poi senza problemi. Cioè, sì. Ma proprio perché l'approccio è molto simile, perché tu cerchi di riportare tutto ad un discorso statistico di probabilità, di esiti, di tutto quanto, quindi alla fine l'approccio è molto simile. Cercare sempre di mettere i tuoi uomini, la tua fanteria, i tuoi pezzettini di carta in una condizione probabilistica favorevole a te che stai muovendo e sfavorevole all'avversario che sta sparando. Devi cercare di fare il contrario, quindi è sempre un calcolo statistico, vediamo. Poi il dado è maledetto e la statistica... Vabbè, poi sempre il signore che ci sta, che si chiama come me di cognome, che ci sta seguendo, una volta mi disse a me piacciono tantissimo i wargame perché è come vedere un film di cui io sono il regista, lo sceneggiatore e il produttore, ed effettivamente alle volte certo. Ed è uno dei grandi fascini, assolutamente dei grandi motivi di fascinazione. Io sto citando molto negli ultimi tempi una bellissima lezione che consiglio a tutti, che ha tenuto la Georgetown University, che ha un canale YouTube pazzesco per noi amanti di wargame, e su questo canale voi trovate una lezione tenuta da Maurice Suckling
che è l'autore di giochi come Freeman's Farm e altri, quindi i wargame molto più leggeri di ASL, assolutamente. Suckling ha trattato di quelli che sono, in questa presentazione, quelli che sono gli aspetti di tecnica narrativi presenti nel gioco di simulazione del wargame, cioè l'introduzione di uno scenario, l'evoluzione della storia, le complicazioni e poi le conclusioni, cosa che c'è in qualsiasi gioco di simulazione, perché lo ricordiamo, gioco di simulazione è raccontare una storia. Però io qui vorrei proprio rimanere, al di là che sulla tecnica, non voglio fare un trattato di tecnica narrativa su quello che è una partita media di ASL, però proprio vorrei rimanere, scusatemi, nei contenuti veri e propri, cioè ASL come generatore di storie, perché tu mi dici ASL spesso diventa un generatore di storie interattivo, no? Dei momenti, delle cose particolari. Tu ogni tanto mi metti in contrapposizione di questo una frase che mi ha molto colpito. Quando tu mi dici, sì, è vero, è molto narrativo, alle volte ci siamo detti un pochino sui gruppi, però ASL in fondo non è una simulazione, che detto da te sembra, oh mio Dio, che cosa significa? Che cosa significa? In che senso ASL non è una simulazione, ma è una specie di gioco di ruolo? Perché qui mi crolla una specie di mondo, qua mi crolla il palco su questa tua affermazione. Allora, non è una simulazione perché in qualsiasi gioco da tavolo hai una conoscenza del territorio, hai una conoscenza di quello che è la presenza o meno di un nemico in un bosco, in una casa. Per farti un esempio banale, trasposizione alla realtà, ASL, chi l'ha giocato tanto sa quali sono i pregi, quali sono i difetti, quali sono i bug, chiamiamoli bug. In ASL un carro armato, se si ferma in motion, cioè se finisce il suo movimento, il suo turno in movimento, è un piatto allettante per l'avversario, perché quando sei in movimento spari male. Dall'altra parte, nella realtà, un pantera in movimento faceva paura a chiunque. Faceva paura. In ASL un tigre in movimento è un piatto prelibato per 3 Sherman. Quindi ecco, come dico io, non è una simulazione, è un gioco che ha tante regole che rendono qualsiasi cosa che tu riesca a fare, a pensare, verosimile, ma una simulazione, per quanto è un combattimento, la sensazione, la guerra, la battaglia, il fuoco, le fiamme, così, non c'è, è un gioco, rimane un gioco profondo, approfondito, con uno studio storico pazzesco, ma no. Volevo cogliere l'occasione solo una cosa, rispondevo a Giorgio Pariani. Infatti, Ecco, rapidamente, il periodo storico più lontano dall'attualità preso in esame è la guerra di successione americana e si arriva fino a Corea e, anzi, scusami, Dien Bien Phu, quindi cioè, scusami, c'è un modulo ASL sulla guerra civile americana? Ci sono vari modulini fatti dalla Credit Elite, giusto oggi. Questo mi interessa tantissimo. Sfoderava il modulo di Gettysburg. Porca miseria. Oh. Questo mi interessa molto. Questo poi ne riparliamo. Le regole, non ci sono i carri armati, quindi ci sono grazie. molto meno. Oddio, uno può fare la variante steampunk con i carri steampunk, però va bene. Adesso esageriamo, ok, adesso stiamo un po' divagando. Vabbè, ci sono anche altri che giustamente dicono: ho giocato ad ASL, io adesso lo faccio vedere, per più di 10 anni non è corretto ascoltarlo. Meno lontanamente ad un GDR, ogni pagina di ASL è piena di regole, 10 pagine di un manuale di ASL valgono 200 pagine di GDR. Questo è vero, diciamo che però quello che almeno secondo me è che almeno l'approccio di base è abbastanza simile, poi ognuno prende le sue strade. Certo. Le tabelle possono essere davvero tante, davvero dettagliate, poi ognuno lo vede, però secondo me l'approccio, quello di statisticizzare molto la realtà e il racconto che ne deriva, secondo me c'è veramente tanto. Ecco,
allora, tu sembra Sebastiano Caltabiano, però un po' simula SL, sì, no, è il cavolo se simula, sì, certo. Nel senso, ecco, l'ultima cosa che ti voglio chiedere da questo punto di vista, che è un po' la parte teorica, qual è il valore del realismo in ASL? Che tipo di realismo c'è? Ora, rivediamolo di nuovo dall'altra parte. Che cosa introduce di profondamente realistico Fondamentalmente ASL, realistico, ASL? sicuramente tu hai lo studio che hanno fatto e messo in campo già Squad Leader prima, grazie a Squad Leader dopo, Mhm. nello studio delle varie armi, delle varie Ok. truppe, quindi capire la squadra meglio addestrata e meglio armata che combatte di fatto meglio sul campo di battaglia, piuttosto che appunto il realismo che mettono nel avere una serie di regole che fanno la trasposizione, ad esempio, delle condizioni atmosferiche, della neve, del fango, Della nebbia, queste cose la così. nebbia, assolutamente, i combattimenti notturni che hanno delle regole Ah, particolari, il Pacifico con la giungla che è un altro gioco praticamente bellissimo. certo. Quindi qui proprio capisci qual è quella parte, diciamo, simulativa che ha questo gioco, cioè una ricerca del particolare che altri hanno meno o comunque che hanno, diciamo, imparato da ASL, mi permetto di dire. Ecco, qui poi dopo tu mi dai un aggancio perché poi io adesso ci sto prendendo un pochino gusto con queste dirette. Poi io e te magari ci rivedremo un'altra volta, io già lo dico, l'anticipo, perché vorrei un pochino parlare di quelli che sono secondo me figli e figliastri di ASL, cioè un po' che cosa ha generato ASL, non perché l'abbiano copiato, questa è una cosa che io trovo molto, perdonate, un po' stupida dire che un gioco è copiato da un altro. No, però oggettivamente ASL ha ispirato tanti titoli, tante linee evolutive. Mi vengono in mente anche titoli strani per SL alternativi come Upfront, il primo grandissimo esempio è Upfront, quello appunto con le carte e tutto quanto, che doveva essere un ASL semplificato, è diventato una roba sua, cioè è diventato ancora più Sì, sì, grosso, assolutamente. che oggi noi rivediamo in giochi come Tank Duel, eccetera. Poi il grande mondo di Combat Commander, perché ci stiamo sempre girando intorno tantissimo, abbiamo parlato di Great War Commander, quindi un gioco, uno che secondo me non è una ASL con le carte, ma un upfront con le pedine, però vabbè, quindi un card driven. E poi quei giochi invece, e poi magari con te ne parliamo, anche un pochino quelli che conosci tu, quelli che conosco io, eccetera, anche quei giochi che invece sono più rimasti vicini all'approccio tradizionale, lock and load tactical, o che hanno inserito altri aspetti come può essere Conflict of Heroes, Fighting Formations e tanti altri, anche variando un pochino le scale, però ecco, quindi sul gioco tattico c'è veramente tanto, però ASL gli rimane, questo nessuno glielo potrà mai togliere, grande merito. Io non so se è stato il primissimo gioco tattico sulla seconda guerra mondiale, questo francamente non lo so, se prima c'erano giochi su quella scala, c'era Sniper, c'erano altri, però diciamo con tali particolarità, sicuramente è stato il gioco che ha dato, se tu sei d'accordo, il maggiore stimolo a questa tipologia di simulazioni su questa scala, cioè al tattico seconda guerra mondiale. Sì, secondo me sì, ma soprattutto perché secondo me quando hanno smesso di fare squad leader ed è nato Advanced Squad Leader, c'è Mm-hmm. stato un gap di produzione, cioè non c'è stata più la via di mezzo. E dopo qualche anno hanno iniziato a produrre quello che è la via di mezzo, cioè un gioco che sia un po' di più dalla banalità, ma più semplice di ASL, in modo tale da attirare una fetta di mercato, una fetta di giocatori che vorrebbe giocare un tattico senza diventare pazzo con una ASL. Questo tra gli anni 90 e il 2005, cioè fino dopo hanno compreso che forse fare uno starter kit si sarebbero ripresi una fetta di giocatori ed è quello che sta Mm-hmm. facendo. Cioè starter kit rientra insieme a tutti quelli che hai elencato tu. Conflict of Heroes, io ci aggiungo anche Old School Tactical, il sistema lock and load Ah sì, certo, e così ascoltate, via. Quindi
diciamo che Starter Kit si sta riprendendo una fetta, si è ripreso una fetta di giocatori, un po' di tavoli li sta riempendo lui, insomma. Infatti, perché appunto dicevamo c'è questa tendenza di ASL che è quella molto inclusiva, molto aggregativa. Chiudiamo l'ultimissimo commento appunto sul discorso GDR. Nel GDR devi conoscere le tue skill, in ASL, dice Enrico, devi conoscere armi e mezzi tuoi nemici, che poi in realtà sono le tue skill, quindi sempre un pochino lì, Certo. lì ci giriamo. È chiaro che prende forme diverse, però l'approccio narrativo, insomma, si tratta sempre di raccontarci storie utilizzando i dadi. Quello che io suggerisco io sempre, poi chiudo, Sì. non parlo più, quando in ASL, quando prendi uno scenario, in mano hai i tempi, cioè i turni che sono fatti apposta, non hai tempo che ti avanza per perdere tempo, per fare le tue cose, e soprattutto i mezzi hanno delle potenzialità, delle capacità che devi imparare bene per capire cosa puoi fare con una mitragliatrice, un antitank o un lanciafiamme. Esatto. E sono appunto le skill. Io ho le mie skill e devo utilizzarle al meglio per arrivare all'obiettivo. Sono le tue risorse, diciamo. Assolutamente. Senti, allora io vorrei chiudere perché adesso abbiamo parlato veramente tanto e parleremo ancora tantissimo, però in chiusura una frase, un concetto, perché anche uno, diciamo anche un neofita, diciamo uno non esperto, ma anche un giovane, insomma un trentenne, un 35enne, eccetera, perché dovrebbe avvicinarsi ad ASL? Che cosa ha da offrire ASL ad un neogiocatore? Ecco. Allora, sicuramente ASL penso di poter dire che sia l'unico gioco che, e questo ce lo spiega il VASL, ce lo mostra il VASL, lo puoi giocare 24 ore su 24 perché troverai sempre qualcuno collegato. Okay. Dal Giappone rifacendo il giro. Che avrai sempre qualcuno che ti spiega le regole, qualcuno che ti dà una mano, anche a livello internazionale, cioè c'è il gruppo di ASL americano con uno dedicato alle regole, sono più di 6.000 giocatori, praticamente da tutto il mondo, da Hong Kong all'Alaska, passando dall'Europa, e quindi non hai problemi. E l'inizio, per iniziare, è veramente oggi il più economico che c'è, perché con lo starter kit 25 euro, non so. Poi ti scegli i moduli. Poi dopo vai in progressione, vai un po' quello che ti pare. Senti, l'ultimissima cosa, è vero il mito che se giochi a ASL poi dopo ti ci devi assolutamente dedicare solo a quello, non giochi a nessun altro wargame? A parte che, ripeto, ASL è il gioco più bello e completo del mondo, allora, lo sappiamo. Però ecco, è vero sto mito? Allora, dipende dal livello di coinvolgimento, okay, che uno riesce a quanto uno riesce a farsi prendere e soprattutto quanto tempo ha. Diciamo che se una persona normale, con famiglia, ha quelle 2 serate libere e vuole a giocare a ASL perché gli piace tanto, è probabile che per un bel po' di mesi non toccherà altro. Okay. Poi una volta, ma perché richiede il tempo per metabolizzare le regole e le tattiche, anche perché non serve solo le situazioni, le regole, vanno anche applicate, insomma, voglio dire, imparate, si deve imparare come muovere i pezzi. E dopodiché, una volta acquisite le regole, ci si può iniziare anche a dedicare ad altro, provare altri giochi, per carità, magari poi uno decide che ASL invece è la sua vita e allora abbandonerà. Io ho amici che giocano solo ad ASL e nient'altro, hanno poco tempo libero, chiaramente quello che hanno lo dicono solo e soltanto ad ASL, anche perché con un 150 scenari all'anno che vengono fuori no, finisci mai. C'è un generatore automatico di scenari, qualcuno ci sta lavorando oppure non ce n'è bisogno? No, ASL no, assolutamente. C'era il Design Your Own, era un capitolo dove a seconda del momento storico e del fattore di rarità dei mezzi tu potevi avere in campo dei mezzi per giocare anche col solitario, per esempio. Quindi potevi scegliere io tengo gli americani, tu tieni i tedeschi in Normandia. In questo periodo storico c'è una tabella con dei tiri di dadi, vedi cosa puoi pescare con i punti che hai a disposizione. Non puoi prendere il Pershing perché non c'era, non puoi prendere il Lee perché non c'era, e in funzione del tiro di dado puoi prendere o questo o quest'altro. È un generatore di scenari
però non è molto amato, vengono fuori delle porcate un po' così stravaganti. Insomma, però diciamoci la verità, uno se lo vuole oppure lo può perfino giocare casual Assolutamente, ASL, cioè non è assolutamente. che non è una laurea di nuovo in fisica No, nucleare, no, no, potete assolutamente. tranquillamente giocare. Allora, io chiuderei qui, abbiamo Siamo stati lunghissimi. veramente... No, beh, sai, ASL, se non è tanto ASL, che cos'è? Però ecco, veramente è stata veramente una bella chiacchierata, io spero che sia passato a tutti un po' il senso anche di questa chiacchierata, che perfino ASL, che sembra il wargame tattico più complicato del mondo, in realtà affrontato bene e con un grande interesse da parte vostra, che è il segreto per avvicinarsi a qualsiasi gioco di simulazione, beh, perfino ASL può diventare, non dico un gioco semplice, ma un gioco assolutamente avvicinabile per tutti, e poi ha anche diverse modalità per giocarlo in maniera semplice, e ne abbiamo parlato tanto questa serata. Io ringrazio tantissimo Mario Ceto, Ringrazio ringrazio te. tutti gli amici che ci hanno seguito e anche quelli che poi ci seguiranno in differita. Lasciate commenti, domande ancora, quindi saremo sempre qui. Con Mario noi ci rivedremo per altre puntate sui sistemi tattici, con Mario ed altri esperti di altri sistemi tattici. Una bella serata, io ringrazio tutti, Grazie a te, grazie a tutti. vi saluto e niente, ci vediamo alla prossima occasione su questo canale con altre puntate mie e con altre dirette con grandi personaggi del mondo del gioco di simulazione. Un salutone a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao e tirate basso. Certamente, ciao a tutti.